tutta, bentornata e benvenuta sul mio canale se è la prima volta. Direi che il titolo parla da solo. La mia dolce metà mi aveva proposto di fare un ordine Killstar per il nostro anniversario e io ho consentito, chiedendo però di scegliere dalla mia wishlist. Ho messo un po' di cose più interessanti, un po' di cose più piccoline. Dolce metà è andata fuori di testa e ha fatto un ordine di 350 sterline. 350 sterline! Quindi iniziamo. Il prossimo oggetto è il Violet Lace Dress, è una M ed è venuto 35,99 sterline, quindi circa 40 euro. Come vedete è velluto e la parte qua superiore ha tipo un bolerino in pizzo. Molto interessante, vedo che qua davanti ci sono dei bottoni, un po' di ruffles e abbiamo il tag. Non ero sicura di questo vestito che è nella mia wishlist da un po' perché mi sembra un po' corto. Vedremo poi alla prova, ma è molto molto soddisfacente il tag secondo me. L'oggetto che vi faccio vedere è un Fairy Tail Regal Tunic ed è la M ed è venuto 29,99 sterline, quindi circa 33,50 euro. L'unica che vi faccio vedere non era in saldo, era a prezzo normale perché è una nuova collezione, però mi piace tantissimo. Per questo video non proverò gli oggetti, così li potrò provare via via nei video tematici. Allora, questo fa parte di una delle ultime collezioni che è stata rilasciata da Killstar, Rayon e Elastane, un jersey lo chiamano, manichino a 3/4, questo l'ho già indossato, infatti è senza il tag, ma è molto molto carina, è uno di quegli oggetti che non avrei preso io personalmente perché non sono del tutto convinta di quanto mi stia bene con la forma del mio corpo, ma sono molto contenta sia stato preso. Io indosso una M, quasi tutti gli articoli che io possiedo di Killstar sono M, a meno non siano della collezione maschile o vestano più stretti. Il prossimo oggetto è il Singing Long Sleeve Top, sempre una M, e è venuto 32,99, stesso prezzo del sito attuale perché è una nuova collezione, quindi circa 37 euro. Una di quelle cose che da sola non avrei comprato, ma avevo in wishlist perché ho un paio di pantaloni dello stesso tessuto, quindi questo jersey a costine, tipo effetto tuta, e farò un abbinamento totale. Qui c'è una sorta di colletto americano con scritto Witchcraft e è un top crop, quindi va più o meno fino alla vita. Qui c'è una parte incrociata molto carina e il pezzo forte, le maniche, adoro questo tipo di manica. Non sono sicura che sia a campana, ma sono bellissime. Non vedo l'ora di indossarlo tutto insieme per avere un completo anni 90 in palestra, tipo di tessuto. Quindi vi consiglio sempre di ricontrollare le descrizioni perché nelle descrizioni c'è scritto il tipo di materiale e anche come veste, quindi se è un pochino più aderente, se è un pochino più morbido. Dietro ha una piccola zip, così da evitare di dover infilare il collo perché è piuttosto piccolino. Vi faccio vedere anche dei tag diversi. Il prossimo oggetto che vi faccio vedere è il Drink More t-shirt della collezione maschile. Questa è una taglia S, quindi per me veniva 18 sterline e 39 e quindi sono 20 euro circa. Le adoro. Killstar ha fatto un'intera collezione a tema vampiri qualche tempo fa e questa è una delle maglie che sono bellissime secondo me perché sono ispirate un po' alle pubblicità anni 50, quindi un pochino al vintage. Mi piace molto il colore rosso che la Killstar usa. La versione da donna è stata inserita alla stampa su delle maglie che chiamano ringer top, che sono più piccole, un incrocio tra il crop top e la maglia normale. Non ho voluto provarle perché sono un po' indecisa sulla taglia e su come possa poi vestirmi. Bonus inoltre per scegliere le maglie della sezione maschile di Killstar è che tutte le maglie di questo tipo, ne ho diverse e poi ve le farò vedere,
Sono sempre tutte in cotone, non sono in rayon, non sono in jersey, non sono in elastane, è tutto cotone, quindi perfette per l'estate. Il primo oggetto della lista è Forever Young T-shirt, sempre dalla collezione maschile, quindi una S, 18,39, quindi circa 20 euro. Della collezione a tema vampiri, di cui mi manca solo una stampa che mi interessa, quindi forse quello potrei provare un ringer top. Vale il discorso che ho fatto per l'altra maglia, cioè questo rosso è tutto stampato, quindi è tutta una stampa esterna, per cui è il caso di fare attenzione soprattutto quando lo si lava. Io in genere le stampe di questo tipo le lavo al contrario, cioè se ci sono macchie sopra perché mi sono versata qualcosa, le pretratto, gli do una sbruscatina prima e poi dopo in lavatrice le lavo al contrario. E poi parleremo anche di questo, però alcuni oggetti Hillstar sono particolarmente sensibili. Il prossimo oggetto è il Forsaken Jeans taglia M, è venuto 47,99 sterline, quindi circa 54 euro. Questo era a prezzo pieno perché è un ritorno in stock. Li avevo in lista da un po' di tempo perché i jeans della Hillstar secondo me sono molto belli, almeno a me personalmente piacciono molto. Allora, questi rispetto a altri jeans che ho della collezione sono leggermente più corti, quindi la gamba non arriva lunghissima, e leggermente più stretti. Sì, ammetto di aver aperto tutto e averlo provato con dolce metà così da far vedere se mi piacevano le cose. Quindi questo è leggermente più stretto, però è tutto molto elastico il materiale che usano. Questo è il loro taggettino. E sono molto curiosa di provarli indossati in strada e vedere, soprattutto perché su alcuni gruppi americani e inglesi che seguo ci sono stati dei problemi con questo particolare stitch, questa particolare cucitura che dice salta. Vedremo. L'ultimo oggetto che vi mostro sono gli Aris Combat Boots, sono una taglia 4 che corrisponde alla nostra 37, venivano 71,99 sterline, sono circa 80 euro. Adoro queste scarpe, le adoro, sono bellissime. Ho portato per anni le Dr. Martens, ma negli ultimi 2 ho iniziato ad avere dei problemi grossi sui piedi perché è impossibile portare le Martens senza avere ogni volta che si portano ogni stagione, almeno per me, ferite, vesciche, insomma, ho detto basta, non è più il caso. Quindi questi qua sono molto belli, hanno questo dettaglio che è straordinario, sono relativamente sobri per essere della Hillstar, per essere dei combat boots. Questa parte qua si apre, però poi è fissata qua, quindi questo può essere un problema, non è possibile allargare questa zona, solo questa qua, ed è il problema di questa scarpa. L'ho provata una volta e ho dovuto forzare leggermente qua col piede e io ho un piede piuttosto slim, cioè il mio piede è arcuato, non ho una pianta particolarmente grande, quindi se avete una pianta un po' più larga sulle scarpe della Hillstar diventa un po' problematico perché tendono a essere, come vedete, più sullo stretto. Sono molto leggeri perché questa parte qua è tipo gomma, non è un platform pesante. L'ho provati una volta in strada e credo che questa zigrinatura possa aiutare a non essere scivolosa la suola, e chi lo sa. Però li trovo esteticamente molto belli, vi farò sapere poi quanto durano, come durano nel prossimo video sulle scarpe. Finora il mio paio di scarpe più vecchie della Hillstar ha 2 anni, l'ho indossato per una stagione perché è stata la mia scarpa di passaggio dalle Martens e per ora tengono. Purtroppo con le scarpe Hillstar ci sono tante notizie contrastanti, sembra essere un po' un terno al lotto. Alcune hanno avuto problemi dove gli si sono rotte dopo 2 volte che sono state messe, altri invece come me finora non si sono mai trovate male con le scarpe, però soprattutto alcuni modelli sono più pericolosi di altri, da questo punto di vista ne parleremo, ma sono bellissimi! E la verità è che Dolce Metà le ha prese per me perché le avrebbe volute anche lei, ma non c'era la taglia.
Il prossimo oggetto che vi faccio vedere è Creepy Coffee Handbag e veniva 11,98 che sono circa 13 euro. Io mi chiedo perché questo design non abbia fatto successo, perché lo adoro. Lo adoro! È una collezione di circa 6 mesi fa ed era già nella zona dei saldi, era già nella clearance, quindi è venuta ancora più scontata e secondo me questo all'interno dell'haul è uno dei miei oggetti preferiti. Bellissima! A parte gli scherzi. Allora, ha questo dettaglio della cannuccia che effettivamente è un po' morbida e alcune ragazze hanno detto che gli si è staccata, quindi è stata rincollata oppure eliminata, può dare effettivamente un po' fastidio. Il suo tag. E la trovo più grande di quanto non mi aspettassi, vedete, grande più o meno la mia faccia. E penso sia anche più funzionale di quanto non sembri. Keystare da circa un annetto fa borse con forme più particolari, molto molto belle, però molto poco pratiche. Questa invece è piuttosto grande per la forma che ha. La zip scorre bene per essere tonda. E vedete c'è, secondo me, abbastanza spazio, soprattutto se non si ha un portafoglio di quelli grandi o in genere un portafoglio di quelli quadrati, ma credo che anche uno rettangolare di dimensioni normali entri perché c'è anche questo spazio qui dentro. Quindi sì, non è una borsa dove c'entreranno 1000 cose, però chiavi casa, cellulare, portafogli, un po' di cosine. Qui nel frattempo si sta accumulando un mare di roba, aiuto! L'oggetto che vi faccio vedere è la Abyss Desert Handbag ed è venuta a 15 sterline 98 che sono circa 18 euro. Anche questa era nella clearance e anche per questa non so perché è bellissima, la adoro. Questa è più tamarra secondo me e meno portabile di quell'altra, ma è troppo bella. Simile a altre borse strutturate Keystare, ovvero quando la si apre dentro ci sono, non so se riesco a farvele vedere, ma dentro c'è una zip qua in questa parte, una taschina più piccola e una un po' più grande. Mi chiedo perché Keystare ancora produca tasche da telefoni a conchiglia, perché è impossibile far stare uno smartphone qui, ma va bene lo stesso. E una zipperina qui dietro, sempre piatta, per mettere cose tipo biglietti. A me fa schiantare questo design perché lo trovo divertentissimo, mi piace tantissimo questo polivetto qua. E ancora di più io apprezzo di questa borsa rispetto all'altra, che è una cosa che a me turba un po' della Keystare, che qui la dicitura della marca è più piccolina. A me non piacciono molto gli oggetti Keystare dove c'è proprio spiaccicato mega gigante il nome della marca, perché purtroppo ho vissuto gli anni 2000 vedendo cugini, sorelle, fratelli indossare mutande di fuori e quindi vedere una scritta così di una marca mi riporta a dei tempi di gioventù molto 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 brutti. Questo è Believe in Magic Stockings che venivano 7,99, quindi circa 9 euro. Eccole qua nella loro confezioncina. Ero molto molto indecisa su queste, se prendere le calze o se prendere tipo l'autoreggente, che è quella che poi dolcemente ha preso, perché ci sono notizie soprattutto su questo tipo di design di ragazze che l'hanno inserito e si è rotto mentre lo alzavano. È successo purtroppo anche a me con un paio. Le ho provate, sono molto strette. Facendo attenzione è possibile metterle, però io sono una taglia 44 in questo momento. Però guardate quanto è bello il design. È una calza velata con sopra in rilievo di vellutino tutti dei simboletti esoterici. Bellissima. Proprio per la mia taglia non so, e perché sono molto piccoli non sono riuscita ad andare oltre il ginocchio. Quindi più che stockings questi potrebbero rientrare nella categoria long socks. Molto estetici, molto belli, però poco pratici. Utili per fare i photoset. Parliamo ancora di calze con le Underworld Stockings,
sempre 7,99, quindi sempre circa 9 euro. Queste invece sono arrivate con la tipica confezione da calze, che solitamente Hilstar usa. Stesso problema, stessa faccenda delle altre. Per me non vanno oltre il ginocchio. Queste non hanno nemmeno una striscia di silicone, sono proprio piatte. Le altre hanno un piccolissimo decoro di silicone, ma non credo che sia molto utile. Questa è con le righe di una calza un po' più resistente, una calza velata. Non sono sicura di quanto possano reggere, però sono belle, le accettiamo. Ultimo paio di calze sono le Wolfsbane Stockings a 3,98, quindi a circa 4,50 euro. Queste erano già in clearance, quindi erano già nella zona dei saldi, e mi chiedo perché, perché io adoro della Hilstar i design delle calze traforate o comunque lavorate in questo modo. Ne ho 3 o 4 a questo punto, perché sono molto più elastiche di tutti gli altri tipi di calze. Queste a me stanno addirittura leggermente larghe o comunque comode, che è bellissimo. Inoltre hanno questo decoro che è particolarissimo, sono tutti differenti. Quello di oggi ha delle lune e una sorta di vetrata tipo cattedrale, le adoro. Queste sono effettivamente degli stockings, perché essendo più morbide, forse sono più elasticizzate, forse il decoro permette di avere più spazio, non lo so, però queste mi arrivano a metà coscia, quindi queste possono essere indossate come stockings. Purtroppo anche queste non hanno silicone. So che esistono in commercio delle bande di silicone da poter attaccare, proverò in quel modo, perché non sono sicura che reggano tutta una serata, però queste sotto un abito al posto delle calze ci stanno. Il prossimo oggetto che vi farò vedere è lo Zodiac Cup and Saucer ed è venuto 15,99 sterline, quindi circa 18 euro. Per la spedizione questo è arrivato dentro una scatola piuttosto grande piena di polistirolo, quindi questo, siccome spesso ci possono essere dei dubbi nell'ordinare oggetti di ceramica o comunque fragili online e farli girare per così tanto, questo è arrivato confezionato in un modo tale che era praticamente impossibile da rompere a meno che uno non ci saltasse sopra. Si spera che i corrieri non lo facciano. Sono molto contenta di questo oggetto, era nella mia wishlist da tantissimo, da quando andò fuori produzione la prima loro tazza, vedete? Dentro è tutta decorata. E ho intenzione di rigirare l'intro con questo a breve, anche se vorrei trovare un modo per farla vedere meglio. E c'è sia la tazza che il piattino, che è piuttosto... Allora, sono rimasta stupita perché il piatto è piuttosto grande, mentre la tazza è piuttosto piccola. Ci sono rimasta quasi male perché pensavo fosse una tazza da tè un po' più grande. Possiedo anche altre tazze Hilstar, quindi me l'aspettavo di quelle dimensioni. E invece ho scoperto che oltre a essere molto estetica, questo set è anche ottimo, almeno per me, per fare la colazione, perché il montalatte della Nespresso ha queste dimensioni con quantitativo di latte montato per la macchina, quindi diventerà un must e l'avrò sempre con me per sempre. Il prossimo oggetto è il Got Juice Cold Brew Cup a 7,99 sterline, quindi a circa 9 euro. Questo fa tanto Instagram, lo so, però è tanto bellino. Allora, è una cup, quindi è una tumbler gigante, ci si mette solo bevande fredde, acqua, tè, ghiaccio, però non regge le bevande calde, probabilmente si scioglie. È arrivato con la sua cannuccia implastificata. Se riesco a farvelo vedere è un matte, quindi non è lucido, è opaco e al tocco è leggermente morbido. Come vedete il mio è arrivato con un graffio, quindi ha qui un graffietto, ma ho già scritto al servizio cliente, hanno già deciso di mandarmene un altro senza che gli debba rimandare questo indietro. L'idea di questa è nata perché ora che mi sto mettendo ultimamente a studiare video su YouTube per l'analytics, per come farli, per editare,
mi scordo sempre di portarmi dietro l'acqua, sempre, fissa, quindi finisce che lavoro 2-3 ore al computer e poi mi ricordo, e io ho sete. Quindi. Il prossimo oggetto è il Goddess Tapestry a 12 sterline, quindi circa 13 euro. Come potete notare dal mio background, che è un po' mescolato una della Hillstar e una no perché mi serviva un fondo bianco, adoro i tapestry, adoro queste arazzi, queste bandiere decorate da mettere sui muri, principalmente perché sono in mezzo a un trasloco da un anno, da gennaio, quindi mi piace metterli ai muri, non vedere qui i muri. Questo è un ottimo affare per questo prezzo, purtroppo è sold out, altrimenti ve l'avrei consigliato. Se lo trovate, ecco, io vi parlo anche di oggetti sold out o di oggetti di collezioni più vecchie, perché magari potreste trovarlo in un qualche alternative shop o sul Facebook Market di qualcuno che lo rivende. Nel caso date un occhio a questo perché trovo sia molto bellino e trovo sia molto carino. E le bandiere Hillstar, quelle che io ho, sono venute circa sui 30 euro, quindi è un ottimo affare. Il tessuto è quello delle bandiere dei concerti, quindi è molto fine, vedo quanto riesco a farvi vedere della stampa. La dimensione è circa una porta, io lo voglio inserire davanti alla mia porta dello studio dove sto registrando. Ecco qua, è un po' diverso dal solito Hillstar perché la stampa non è bianca, ma è grigia. Consiglio per appendere questi tipi di tessuti alle pareti o comunque sulle porte, vi sconsiglio di bucare direttamente questo pezzo perché tenderà sicuramente per forza di gravità a sfilarsi, cioè a fare un buco sempre più grande. Questo tipo di tessuto tende a sfilacciare. Il metodo che ho usato io per le altre mie cose è prendere un elastico, tagliarlo in due, cucire le due parti e poi cucirle qui sopra, così da avere un pezzettino di elastico così poi da fare andare contro il chiodo o la puntina o quello che volete mettere. Ma questo, grande affare. L'ultimo oggetto sono i Witching Hour Earrings a 12 sterline, quindi circa 13 euro. Questa è la loro confezione. Io finora ho comprato solo un paio di orecchini Hillstar perché sono grandi per i miei lobi. I miei lobi sono piuttosto piccolini, il buco non è strecciato e tendo a usare sempre solo orecchini, quelli con le farfalline. Questi sono giganti per me come formato della parte qua del lobo, quindi proverò a indossarli in un prossimo video dopo averlo allargato leggermente. Sono esteticamente molto belli. Ero convinta che il metodo proprio di inserimento fosse scomodo, invece non lo è, solo quando li ho provati sono riuscita a inserirne solo uno, perché un orecchio evidentemente è un po' più largo il buco e l'altro meno, e nell'altro non c'è stato il verso, quindi proverò, ripeto, a indossarlo. Questi orecchini qua sono certificati metallo. Altre notizie, senza quindi sapere che tipo di metallo è detto nickel free, però se avete allergie state attente, soprattutto perché le nuove collezioni invece sono prodotte con un tipo di materiale diverso, non è certificato 100% metallo, quindi potrebbe dare reazioni allergiche. Qui finisce l'haul che mi ha fatto dolce metà, ma siccome io sono una brutta persona, ho fatto anche un piccolissimo acquisto di Halloween e quando sono entrata sul sito erano gli ultimi, quindi per questi dovrò usare degli screen fatti da altri siti, perché Regno Unito non li ha più disponibili. Faccio vedere queste due piccole cose al volo. Una è la Ritual T-shirt, una S, che veniva 5,58, quindi circa 6 euro. Io adoro durante il periodo dei saldi comprare nella zona della clearance, dei saldi, perché personalmente, ad esempio, metà di questo haul non l'avrei preso perché era a prezzo pieno. Sono convinta che Killstar non valga tantissimo la pena comprarla a prezzo pieno perché succede spesso di adocchiare un pezzo e vedere che dopo 6 mesi circa esce una collezione simile, quindi gli oggetti della prima vengono scontati. Poi ogni tanto, in modo più o meno casuale, c'è una collezione che va meno, va di più, quindi come le borse finiscono in clearance dopo 2-3 mesi dalla loro uscita. Questa è la Ritual Magic, è una maglia maschile, sempre puro cotone, questa l'ho già indossata un paio di volte, ma a me piacciono molto.
mi piace soprattutto perché ha questi toni di viola. Il primo pezzo che vi faccio vedere oggi è il Beetle Crop Fuzzy Sweater, è una M ed è venuto 10,38, quindi circa 12 euro. Questo è di molto tempo fa, cioè è una collezione un po' più vecchia, infatti quando l'ho aperto aveva un po' di odore di chiuso, un po' di odore di vecchio, probabilmente perché è stato molto in magazzino. È una felpina, uno sweater, top crop, ce la posso fare, leggermente pelosino a righe, da un po' di Adams Pugsley come idea, e questo l'ho preso sempre per quel famoso paio di pantaloni che vi farò vedere, ma anche perché questo è diventato un pezzo da collezione, viene insieme a questa coccarda che è una spilla. Si può spillare sia sulla maglia che su qualsiasi cosa vogliate. Una cosa di questo haul è che sia nel pacchetto quello più grande, quindi chi mi ha comprato Dolce Metà, sia in quello che ho comprato io, ho trovato finalmente 2 bustine. Io avevo ricevuto una busta con 2 cartoline, chi era solita mandarle, durante il mio primo e secondo ordine che ho fatto 2 anni fa. C'era questa qua, sono cartoline che hanno un davanti e dietro e me ne mandarono 2 nello stesso ordine. Poi ho continuato a ordinare, però non ne sono arrivate più. Invece queste sono le nuove, sono leggermente più piccole, come vedete, sia la busta che poi la cartolina è più piccolina, e hanno anche cambiato, da una parte ci sono le modelle, dall'altra c'è solo la scritta in nero, che non mi dispiace perché possono diventare un elemento di decoro della camera, si possono appendere, le trovo abbastanza carine, con varie collezioni che hanno fatto uscire ultimamente. Questo era il mio haul, gigante, gigantissimo, non ho mai preso così tanti oggetti tutti insieme, erano 17 in lista, assurdo. Non credo lo prenderò mai più, almeno personalmente, e siamo arrivati alla parte di promozione del video. Per il canale YouTube vi lascio qua, da qualche parte, pubblicato come accedere sotto l'Instagram di Francesca Oesterlung, spero di averlo pronunciato bene, che è un canale a tema goth, molto più goth del mio, nel quale ci sono diversi video di spiegazione. Francesca è da tanto nella community, quindi è in grado di spiegare e illustrare i vari tipi di stile, come è nato, come si è evoluto, quindi è un canale in italiano interessante se vi interessa approfondire questo aspetto. Mentre per la parte di promozione commerciale vi faccio vedere questo anello qua. Ambra mi ha gentilmente fornito delle clip fatte da lei per vedere meglio l'ametista e tutti gli elementi battuti sulla parte di fascia esterna dell'anello, che è molto bello dal vivo. Come vedete, lei segue il processo da zero, quindi dall'argento, e crea tutte le parti da sola. Dentro ha il certificato sia per la qualità dell'argento sia il certificato dell'artigiano, ribattuto all'esterno, poi dentro c'è una piccola ametista, è viola, so che in questa luce appare nero ma è viola ed è bellissimo nella luce naturale, purtroppo la luce di oggi non me lo permette, creato da Calua Shop, gestito da Ambra. Ambra è una ragazza toscana che crea tutto da zero, quindi artigianato puro, della quale vi metto sotto l'Instagram e vi prego di andarla a vedere, perché in questo momento gli artigiani che trattano argento e oro sono, se possibile, in una situazione ancora peggiore perché sono cambiate le valute dei metalli preziosi, quindi per loro diventa impossibile offrire prodotti che abbiano un costo per cui per loro diventa sempre più difficile offrire dei prodotti con un costo accessibile per tutti, e lei comunque continua a farli. So che per Natale vuole fare qualche oggetto in pronta consegna, quindi andate a sostenerla perché è grandiosa. Io vi saluto, vi auguro una buona io vi saluto, spero che tutta abbiate una buona giornata, una buona serata, quello che è, e ci vediamo lunedì prossimo a mezzogiorno, stavolta con il video degli abiti, giuro in giurello.